Benvenuti a Storie dalla soffitta. Preparatevi per una puntata speciale di Halloween dove ci addentriamo nell'ombra tra fantasmi e antiche leggende. Oggi parliamo di un caposaldo dell'horror italiano, la mitica rivista Horror, pubblicata tra il 1969 e il 72 da Gino Sansoni, editore. Una rivista che ha segnato un'epoca per gli appassionati di fumetti, cinema e letteratura gotica, immergendoli in atmosfere da brivido, storie da incubo e illustrazioni da pelle d'oca. Vi invito a iscrivervi al canale per altre storie di fumetti uniche, perché ne abbiamo ancora tante da raccontare. Creata da Gino Sansoni, Horror si presentava come una rivista mensile dedicata agli amanti del fantastico, della paura e del mistero, pubblicata con una prima serie dal 1969 al 1971 e una seconda nel 1972 in edizione Horror Pocket. La rivista racchiudeva un mix affascinante: fumetti, articoli, recensioni di film, oltre a rubriche legate all'occulto e alla magia. Ma non si trattava solo di racconti horror all'italiana. Horror era un viaggio nel mondo dell'orrore europeo, con un occhio speciale alle tradizioni gotiche che richiamavano i racconti ottocenteschi più macabri e misteriosi. Ogni numero conteneva storie brevi a fumetti, in bianco e nero, che esploravano tutte le sfumature del terrore. Tra vampiri, streghe e demoni, la rivista ci conduceva in un'epoca in cui l'horror non era solo intrattenimento, ma anche una finestra su angosce e paure collettive. Tra i racconti più iconici ricordiamo La cripta del dottor Horror, l'ABC del terrore e Brucia strega, Brucia, storie ricche di suspense, colpi di scena e un senso del macabro irresistibile. Gli autori, tra cui spiccavano nomi come Alfredo Castelli e Pier Carpi, non si limitavano a scrivere storie di puro intrattenimento, ma erano attenti conoscitori del mondo gotico. Questo conferiva alle storie una profondità psicologica particolare. Ogni racconto esplorava le sfumature più oscure dell'animo umano, come se i personaggi fossero tormentati da un'angoscia senza via d'uscita. Per quanto riguarda le illustrazioni, Horror ha potuto contare su artisti di fama internazionale. Tra i disegnatori ricordiamo Guido Crepax, creatore dell'iconica Valentina, Ugo Pratt, papà di Corto Maltese, e Jean Giraud, alias Moebius, maestro dell'arte visionaria e surrealista. Questi artisti portarono in Horror uno stile unico, disegni d'impatto, dettagli gotici curatissimi e atmosfere fosche che accompagnavano i lettori in un universo di pura paura. La bravura di questi artisti non era solo nel rappresentare l'orrore, ma nel renderlo credibile, quasi palpabile. Guardando le tavole in bianco e nero, il lettore si sentiva trascinato nei vicoli oscuri o nelle cripte infestate che facevano da sfondo a queste storie. Ogni pagina era un invito a scoprire cosa si celava nel buio, a sondare i segreti che nessuno aveva il coraggio di rivelare. La rivista Horror fu una delle prime in Italia a trattare questi temi con tale serietà e qualità artistica. In un'epoca in cui l'orrore era ancora un genere marginale, Horror è riuscita a portare in auge il fumetto gotico, influenzando innumerevoli artisti e autori delle generazioni successive. La rivista ha anche contribuito a diffondere in Italia una vera e propria cultura dell'horror, che abbracciava sia il folklore italiano sia i grandi classici del gotico, dall'Inghilterra all'America. A distanza di anni, Horror rimane una pietra miliare del fumetto italiano e la sua influenza si fa sentire ancora oggi. Chi di noi non ricorda il brivido
di sfogliare quelle pagine, di trovarsi faccia a faccia con mostri e misteri senza tempo? Horror ha lasciato una traccia indelebile nell'immaginario collettivo, un luogo in cui ogni appassionato di gotico e mistero si sente a casa. In conclusione, Horror non è stata solo una rivista, ma un'esperienza, un rito per tutti coloro che cercavano qualcosa di più in un fumetto, l'adrenalina, la paura, il gusto di perdersi nell'ignoto. Se siete appassionati di storie oscure e amate rivivere le atmosfere gotiche dei grandi classici, vi consiglio di recuperare questi numeri, ormai divenuti autentiche reliquie per collezionisti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti da brivido. Vi aspetto per la prossima storia dalla soffitta. Sali piano, vieni su, e nella soffitta ci sei tu. Tra pagine di carta e misteri, fumetti d'autore sensuali e sinceri. Manara disegna corpi in volo, Crepax esplora un sogno nuovo. Sotto il velo di chine e colori, ogni storia ha i suoi tesori. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. C'è Valentina, icona ribelle, tra luci soffuse, tra trame più belle. Frollo dipinge un mondo perduto, dove il piacere non è mai taciuto. Ogni albo ha un'anima forte, che sfida tabù, spalanca porte. Dal fumetto noir a quello erotico, in soffitta tutto è quasi magico. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. Sotto le stelle dei grandi maestri, tra tavole e inchiostro tutti son desti. Da Ugo Pratt, pazienza sognante, il fumetto è una danza travolgente. Tra curve morbide, trame profonde, qui la cultura si fonde e confonde. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto, dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu, ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.